Intanto io vi presento il nostro fantastico ospite di oggi, che è Andrew Tucker, originario dell'Australia, ma vive nei Paesi Bassi. Right, Andrew? Okay, I'm getting there, Chiara. Yes, you're from Australia, but you live in the Netherlands, right? I live in the Netherlands, yeah. Yeah, and you are the author of this great book, Israel on Trial. That's correct. Lui è autore di questo libro, Israele sotto accusa, Israele sotto processo, perché lui è un fantastico avvocato di diritto internazionale. So Andrew, tonight we have the privilege to have you with us tonight. Can you hear me? Allora, se volete ci scrivete, noi abbiamo alcune copie del libro, il libro ve lo possiamo procurare, è in inglese però, soltanto in inglese, qualcuno sta chiedendo notizie su questo libro. So, you want to introduce yourself, say what you're doing? Ho chiesto se lui vuole introdursi, dire un po' chi è, cosa sta facendo. Thank you so much, Chiara. Well, I'm so sorry I can't speak to you very well in Italian, much as I would like to, but it's good to be with you. So I had the privilege of working with Chiara for many years. I'm an international lawyer from Australia. I live in the Netherlands. I've been here for 30 years. And I've been working in the area of Israel and international law for the last 15 years. Ok, just a quick translation, sorry. Ok, lui è un avvocato di diritto internazionale, vive nei Paesi Bassi da 30 anni, da 15 anni si occupa di diritto internazionale e da diversi anni noi collaboriamo come Cristiani per Israele Italia e Andrew Tucker, che è stato il direttore di Cristiani per Israele International e adesso è fondatore di Think. Yes, Andrew. So, the reason I think it's so important to be involved in this area is because it is the manifestation of the return of the Jewish people to the land. Allora, il motivo per cui Israele è così importante è che è la manifestazione concreta del ritorno del popolo di Israele nella terra. So the Jewish people, their national home is in the land that became known as Palestine. It is their national place of their home. And they were dispersed into the nations. They've never had a home for 2000 years. Ok, il popolo di Israele aveva la sua terra, la sua patria, nella terra che è stata conosciuta dopo il 135 però, dopo Cristo, come Palestina, ma poi sappiamo che il popolo di Israele è stato disperso. Prima ovviamente la terra di Palestina si chiamava Israele, è stata cambiata dall'imperatore Adriano. Yes. So this conflict is very much about whether the Jews can live in this land. I think what we're seeing today with Hamas is really about the fundamental right of the Jewish people to live in Jerusalem and Judea and Samaria. Quindi in realtà la questione ora che stiamo vedendo con tutto quello che Hamas sta facendo è riguardo al diritto di Israele di vivere nella terra, di vivere in Giudea e in Samaria. Proprio di vivere in quella zona. So there's no other place in the world where Jews can be at home. They're always, when they live in the other countries, they're always foreigners in those countries. Però dobbiamo capire che non c'è altra terra dove gli ebrei potrebbero vivere, perché è l'unica terra appartenente al popolo ebraico ed è l'unica terra dove gli ebrei non sono stranieri. In tutte le altre nazioni erano sempre stranieri. Now, the Jewish people started to come home to their homeland about 150 years ago. Gli ebrei hanno cominciato a tornare nella loro terra circa 115-120 anni fa. And there's always been a controversy or a resistance to this.
E il loro ritorno è sempre stato controverso, c'è sempre stata opposizione a questo. After the First World War, the international community recognized the right of the Jewish people to reconstitute their homeland in Palestine. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, la comunità internazionale ha riconosciuto al popolo di Israele il diritto di tornare nella loro patria, che veniva chiamata all'epoca Palestina. And so the Jews started to prepare for their homeland and to build a state. Quindi gli ebrei hanno iniziato a prepararsi per ricostruire, riedificare la loro terra e per costituire uno Stato. But of course, many other people live in this land, which is between Europe and Asia and Africa. It is at the crossroads of these three continents. Ma ovviamente questa terra aveva anche altri abitanti, perché è un crocevia che permette la comunicazione tra i continenti di Asia, Africa ed Europa. And when the Jewish people started to prepare for the homeland, they always said there is a place for all the people of this area. It's to be a Jewish homeland for all the people of Palestine. Quindi quando gli ebrei hanno iniziato a preparare la costituzione dello Stato, di una loro patria, hanno da subito affermato che in quella patria ci sarebbe stato posto per tutte le altre etnie e popolazioni. So when the state of Israel was created in 1948, it was declared to be a state, a Jewish state for all the people. The Jewish people never wanted to get rid of the local population. Quindi quando nel 1948 è stata fatta la dichiarazione di indipendenza dello Stato di Israele, subito è stata dichiarata la libertà di tutte le altre popolazioni di vivere là. Uno Stato ebraico per tutte le popolazioni. But I think at the deepest, the problem is certainly in the Muslim world, the idea of a sovereign Jewish state is very, very problematic. Ma in realtà il problema profondo sta proprio nella cultura, nella mentalità islamica, per la quale l'esistenza stessa di uno Stato ebraico è un problema. That doesn't mean that all Muslims oppose a Jewish state, but it does mean that there are parts of the Islamic world who resist strongly the creation of the Jewish state. Allora, questo non significa che tutti i musulmani siano contrari allo Stato ebraico di Israele, ma significa certamente che la maggior parte dei musulmani si oppongono a questo. So I think that's what we're seeing today with Hamas, which is deeply Islamist opposition to the Jewish people in the land. The objective of Hamas is to get rid of the Jewish people out of the land of Israel. Quindi quello che noi stiamo in realtà vedendo sotto i nostri occhi ad opera di Hamas, che è un'organizzazione islamista, è proprio l'intento di eliminare proprio gli ebrei dalla terra. But Israel has peace with quite a number of Arab states and nations, with Egypt, with Jordan, and it now has agreements even with the United Arab Emirates and Bahrain, the Gulf states, even with Morocco and Sudan. Ma Israele è una nazione che ha dei rapporti di pace con alcune nazioni arabe come l'Egitto, la Giordania, gli Emirati Arabi, Bahrain e anche il Marocco e il Sudan. But Hamas reflects a deeply religious opposition to the Jewish state. This is connected with countries like Iran, especially. Hamas is also it is an organization set up by the Muslim Brotherhood. So I think this is a very deeply religious-driven conflict.
Quindi Hamas, che è un'organizzazione che ha legami, è stata creata dalla fratellanza musulmana, ha legami con l'Iran, ed è un'organizzazione profondamente radicata religiosa, estremista religiosa, sta portando avanti queste azioni che hanno di fatto una valenza prettamente religiosa. So that's one side of the issue. Then we get to the United Nations. Quindi questa è una parte della situazione, ma proviamo a vedere le Nazioni Unite adesso. And in the United Nations, really ever since the 1960s and 1970s, there's been a strong push to undermine the legitimacy of the Jewish state. Nelle Nazioni Unite dagli anni 60 e 70 c'è stata una progressiva e crescente tendenza a sminuire la legittimità di Israele come Stato e come nazione. So Israel fought wars against the Arab states for 20 years, 25 years, from 1948 to 1973. Quindi Israele ha combattuto delle guerre contro stati arabi per 25 anni, dal 1948 al 1973. Israel survived those wars. Israele And then after è that, sopravvissuto. the enemies of Israel turned to the United Nations to really to destroy the idea that a Jewish state is legitimate. And the caption is, Zionism is racism. E quindi Israele è sopravvissuto a queste guerre contro stati arabi per 25 anni, quindi gli stati arabi si sono rivolti alle nazioni con lo slogan che il sionismo è razzismo, è razzismo, e quindi cercano di combattere Israele da questo punto di vista. And right up to today, in all the UN organizations, there is a very deep sense that Israel is somehow not really the same as every other state. It's less than every other state. E profondamente proprio nell'ideologia, diciamo, delle Nazioni Unite c'è questo sentimento che Israele non è pari alle altre nazioni, ma ha meno valore e ha meno dignità delle altre nazioni, ha meno legittimità. And there are many, many examples of how Israel's never been really accepted as a full member of the United Nations. E ci sono molti esempi di come Israele non è mai stato accettato come membro effettivo delle Nazioni Unite. So we have the broad opposition to Israel, we have the United Nations, and now we come really to the conflict that we have today. Quindi abbiamo questa opposizione delle Nazioni Unite, abbiamo una posizione trasversale contro Israele, e adesso vediamo il conflitto di adesso. And I think it's important to, first of all, just to understand what happened in 1967. Allora, penso che prima di tutto dobbiamo capire cosa è successo nel 1973. Even we go back earlier to 1948, the state of Israel, its borders were never really defined. O meglio, faccio un passo ancora indietro. Andiamo al 1948, quando i confini dello Stato di Israele non sono mai stati definiti durante la dichiarazione di indipendenza. It was always a question exactly what the borders are. Quindi c'è sempre stata questa domanda di quali fossero gli effettivi confini di Israele. But we have to remember that the state of Israel came out of the mandate for Palestine, which really set aside all of the area between the Jordan River and the Mediterranean for the Jewish national home. Però dobbiamo ricordarci che il principio su cui è stata fatta la dichiarazione di indipendenza dello Stato di Israele è stata proprio la dichiarazione del mandato per la Palestina, che aveva separato il territorio a ovest del Giordano per la popolazione ebraica e quella ad est per la popolazione araba giordana. And Jordan attacked Israel in 1948 and took possession of what is now known as the West Bank and Eastern Jerusalem.
E noi sappiamo che nel 1948 la Giordania ha attaccato Israele subito dopo la dichiarazione, ha preso possesso di quella che è conosciuta come la West Bank e Gerusalemme Est. And Egypt took control of the Gaza Strip. Mentre l'Egitto ha preso controllo della striscia di Gaza. In 1967, Israel took those areas back. They won the war and took control of those areas. E sappiamo che nel 1967 Israele riuscì a recuperare, a prendere possesso di queste aree. But it did not claim those areas as its own because it did not want to take ownership of the Palestinian Arab population. Però Israele non dichiarò queste aree ebraiche perché non voleva prendere il governo della popolazione araba che vi viveva. And they had this idea, we can negotiate for peace. We will give some land and the Arabs will give us peace. Quindi hanno iniziato a portare avanti questa diplomazia, questa idea di fare una diplomazia, di dare la terra in cambio della pace. And this idea of land for peace has really been the very basic principle that everybody thinks is going to lead to peace, but it never has since 1967. Allora, e questa idea di terra per la pace è stata l'idea che ha condotto tutti gli accordi, ma abbiamo visto chiaramente che dal 1967 non è stato prodotto nessuno di questi obiettivi, raggiunto questo obiettivo della pace. So in the Gaza Strip in 2005, Israel took the decision to completely withdraw from the Gaza Strip. It took all its 8,000 Jews were forcibly removed and all the military, and they left the Gaza Strip for the local Palestinian population. Sappiamo che nel 2005 Israele prese la decisione di ritirarsi del tutto dalla striscia di Gaza e forzò circa 8.000 ebrei che vi vivevano a lasciare la striscia, la zona, forzatamente. So in my view, Israel is no longer occupying the Gaza Strip. Gaza is run by Hamas. It is fully governed by the Palestinians themselves. Quindi Gaza a tutti gli effetti non è assolutamente controllata da Israele, è governata da Hamas ed è popolata da palestinesi sotto il controllo palestinese. And that is the situation leading up to today. Now, we need to understand Hamas. Quindi per capire meglio la situazione di oggi dobbiamo capire un pochino di più Hamas. We mentioned already, Hamas is a deeply religious organization that wants to destroy the state of Israel. That's the whole purpose that it exists. Quindi abbiamo capito che Hamas, l'abbiamo già detto, è un'organizzazione con una radice radicata, con una radice profondamente religiosa, il cui obiettivo è quello di distruggere Israele, lo Stato ebraico di Israele. So already since 2006, it's almost 20 years, Israel has been in a conflict with Hamas in the Gaza Strip. E quindi dal 2006, dall'anno successivo alla ritirata di Israele dalla striscia di Gaza, Israele è in conflitto con Hamas. And not only Hamas, there are many other Palestinian organizations which have a similar kind of approach. Ma non solo Hamas, ci sono altre organizzazioni simili che hanno questo approccio simile. So it's a deep conflict that Israel is threatened by Hamas, which wants to destroy it, and Israel wants to separate itself from Hamas. Quindi, can you repeat, sorry, because your voice was going? So Hamas wants to destroy Israel. Yeah. And Israel wants to be separated from Hamas to keep the peace. Quindi da una parte Hamas vuole distruggere Israele, dall'altra parte Israele vuole allontanare Hamas il più possibile per mantenere la pace. And there have been many
you know, we've seen over the last years, the conflict has erupted several times into a kind of a mini war. E abbiamo visto che in questi anni, in diverse occasioni, questo conflitto si è intensificato in piccole guerre, in piccoli conflitti. But what we're now seeing is much bigger. It's much more fundamental. This is the first time that the Hamas has really gone into Israel to kill Jews, and to over 1,500, no, almost 1,500 Jews have been killed by Hamas in these last few days. Last Saturday, more Jews were killed on one day than in any other day since the Holocaust. Wow, wow. Allora, ma quello che noi stiamo vedendo adesso è senza precedente. Hamas si è infiltrato in Israele andando ad uccidere persone a sangue freddo, come abbiamo visto, e il report dei morti è di circa 1.500 e i morti che sono stati registrati solo sabato è maggiore di tutti il numero di morti in un giorno che si sono verificati dalla fine dell'Olocausto, quindi una strage senza precedenti. Yeah. So that's the context, that's the background, Chiara, that we need to look at international law. And we can talk now about the kind of principles of international law that apply in this situation. Quindi questo è il contesto in cui dobbiamo vedere come si colloca il diritto internazionale. Now, Hamas and Israel are subject to the rules of international humanitarian law, the law of war. Allora, sia Hamas che Israele sono sottoposti al diritto internazionale dei diritti. Io adesso ti ho perso, Andrea. So, first of all, what Hamas has done to come into Israel and to deliberately seek out and kill men and women and children, to take them hostage, to destroy, to massacre, all of these things are an infringement of international law which prohibits using force in this way. Quindi quello che Hamas ha fatto di infiltrarsi nel territorio, in un altro territorio, prendere a forza bambini, donne, deportarli, prenderli come ostaggi, ucciderli, torturarli, fare queste cose, è completamente contrario a quello che è il diritto internazionale. And many of these things, I think, are definitely crimes, war crimes under international criminal law. E questi sono tutti crimini di guerra secondo il diritto internazionale di guerra. And we have to realize that Israel is threatened not just by this one situation in the last few days, but by the whole existence of Hamas. Hamas also works with Iran. Iran is behind the scenes, the one that is financing and assisting Hamas in all of this situation. Dobbiamo capire che non solo Israele sta affrontando questa minaccia di Hamas direttamente, ma Hamas stesso, dietro al quale c'è l'Iran che sta sostenendo e supportando le azioni di Hamas. This attack on Israel has been prepared for months. There's a lot of intelligence, a lot of preparation and coordination necessary to carry out this operation. It's been a highly sophisticated and well-organized attack. E quello che noi abbiamo visto è un attacco che è stato ben architettato, ben studiato, ben organizzato ad un'intelligence, dall'intelligence, per poter realizzare quello che abbiamo visto. And Hamas in the Gaza Strip could never do this alone. They have done it with the assistance and the support of Iran, that is for sure. E Hamas non avrebbe mai potuto fare quello che ha fatto senza l'aiuto dell'Iran, che sicuramente è dietro a questo attacco. So Israel is now faced with the question of how to deal with Hamas. Quindi adesso Israele
deve affrontare la questione di come rapportarsi e trattare Hamas. And Israel considers this to be a full declaration of war against the state of Israel. E ovviamente Israele adesso ha ritenuto che l'azione di Hamas è una aperta dichiarazione di guerra contro lo Stato di Israele da parte di Hamas. Don't forget, thousands and thousands of rockets have been fired into the cities of Israel, all throughout Israel, from the Gaza Strip. Non dimentichiamoci che sono stati lanciati migliaia e migliaia e migliaia di missili dalla striscia di Gaza contro le città israeliane. So, like any state, Israel has the responsibility and the right to protect its citizens and to use force in defense. It's a defensive use of force to protect it against the threats, against the safety of its civilian citizens. Quindi, come qualsiasi altro Stato, Israele ha pienamente il diritto di reagire per proteggere i propri civili dalla minaccia che sta proprio incombendo sulla sua nazione. So what Israel is now going to do is probably go into the Gaza Strip to really destroy Hamas. Quindi sicuramente Israele entrerà pienamente nella striscia di Gaza per cercare di distruggere Hamas. This is going to be a very, very major operation. E sarà sicuramente un'operazione importante. And we have to expect that there will be many Palestinian civilian victims during this conflict. E dobbiamo aspettarci che ci saranno delle civili palestinesi vittime di questo. Sì, ci auguriamo anche noi che la Palestina sia liberata da Hamas, anche noi ce lo auguriamo. And this is because Hamas plays a very deliberate strategy of using Palestinians, using the people to shield, as human shields against Israeli attacks. E questo accadrà anche perché normalmente Hamas utilizza le persone, i civili palestinesi come scudi umani. So then the question will arise inevitably of whether Israel is using too much force. Of course, there's the principle in international law, you can't use more force than is necessary to achieve your legitimate military goals. E quindi sicuramente c'è la paura che ci possa essere un'azione troppo forte, ma, sorry, I didn't hear you well. Under international law, you can defend yourself, but you cannot use more force than is necessary to achieve your legitimate military goal. Right? Ok, nella legge internazionale tu puoi difenderti, ma non puoi utilizzare una forza troppo grande al tuo obiettivo. Yeah, it's a principle of proportionality. Quindi è un principio di proporzionalità. But it's not about numbers. It's not about the numbers of people who are killed. Ma non ha tanto a che fare con il numero di persone che vengono uccise. If Israel thinks it's necessary to destroy Hamas, to destroy all the weapons, to destroy all the facilities, to destroy the commands of Hamas, it can do so, provided it tries to make sure that no more civilians are killed than is necessary. Quindi sicuramente Israele cercherà di far sì che i quartieri generali di Hamas vengano distrutti, cercando di fare meno danni possibili ai civili. So that's the general principles, and it's going to be very difficult, it's going to be very complicated, but I believe Israel has a right to self-defense, it has a right to use a lot of force
to destroy what is a very, very serious threat to the state of Israel. It's not retaliation for these 1,000 people who've been killed. This is a effort to destroy Hamas, which is trying to destroy the state of Israel. Ok, quindi adesso sicuramente Israele utilizzerà delle azioni forti, non solo come controffensiva per la popolazione che è stata uccisa, più di 1.500 persone senza contare i feriti, ma proprio per distruggere la minaccia di Hamas. So Chiara, that gives you a general overview. Maybe I stop there and we take some questions, and you maybe have some specific issues you like to get into. I think it gives the overall. Are you talking? No, I finished. Ok, sorry, ok. Quindi questa insomma è un panoramica generale e quindi adesso magari vediamo se posso fare io qualche domanda. Adesso guardo se tu hai coperto quello che io volevo chiederti. Ok. Can I just ask you maybe last question, if you can? Sure. Yes. How important are the money and the support, economic support, that the foreign countries, the governments are giving to Hamas and other terroristic organization? Io gli ho chiesto quanto è importante il sostegno economico, i soldi che i governi danno a queste organizzazioni terroristiche. And second question that they are asking, how do you think the conflict will end? How do you think? I mean, which will be the keys to end the conflict? Two questions. Okay. So let's think about the money. You know, in the Gaza Strip, the international community has given more money for the Palestinians in the Gaza Strip, even than the Germans received after the Second World War to rebuild Germany. Okay, so Okay. a lot of money has been poured into Gaza from foreign countries to help the people of Gaza to become a nation. Ok, allora lui dice che billions and billions of dollars. Sono stati dati veramente miliardi di dollari alla popolazione palestinese per costruire la nazione, e molto di più di quello che l'intera Germania ha ricevuto per costruire lo Stato, la Germania, dopo la Seconda Guerra Mondiale. We're talking of 2 million people, and unfortunately that money has not been used to build a nation. Has not been built for schools or for roads or for hospitals, but a lot of the money has been put into weapons to be used against Israel. E vogliamo ricordare che ci sono circa 2 milioni di persone e che però tutti i soldi che vengono dati non vengono utilizzati per costruire ospedali, infrastrutture, strade o altre cose. Okay, so that money is not going to Hamas as such, but to the people of the Gaza Strip. But there are some states like Qatar and Iran in particular which have given a lot of money to Hamas. Allora, non sto dicendo che i soldi vengono dati direttamente ad Hamas, ma dietro ad Hamas ci sono i soldi dell'Iran, del Qatar, eccetera. So Hamas is extremely wealthy. Quindi Hamas è un'organizzazione molto ricca. If you think, 5,000 rockets in the last 4 or 5 days
we're talking millions and millions and millions of dollars worth of weapons to be used in a kind of army against Israel. Pensiamo soltanto a tutte le migliaia di missili che sono stati lanciati contro Israele in pochi giorni, 5.000 circa, più di 5.000, e si parla veramente di milioni di dollari. So it would not be true to think that Israel is by far the most powerful and that Hamas is not very powerful. Hamas is extremely powerful and strong and well financed. Quindi non possiamo pensare che Israele è potente, forte, mentre Hamas è debole. Assolutamente no. Hamas è molto forte, è estremamente fornito economicamente. But unfortunately, it's misusing its own people. It's misusing the people of the Gaza Strip. And not only Gaza, but Hamas is also in the West Bank. Ma purtroppo sta maltrattando il suo stesso popolo della striscia di Gaza e anche della West Bank. So that's the money side. And then the next question, how will the conflict end? E l'altra domanda, come potrebbe finire il conflitto? Quale potrebbe essere la chiave di svolta per la fine? I think the question we have to ask is, which conflict are we talking about? Allora, la domanda forse che dovremmo farci è di quale conflitto stiamo parlando? I think the conflict really is between Israel and Iran and its proxies. Penso che il conflitto in realtà è tra Israele, l'Iran e i vicini. Hamas is a proxy, it is like a subsidiary of Iran, like Hezbollah in Lebanon. Hamas does what Iran wants it to do. Perché Hamas non è altro che il rappresentante dell'Iran nella striscia, così un po' come gli Hezbollah in Libano. So if you look at in that way, then the conflict will only end when either Iran wins or Israel wins. Quindi forse dovremmo domandarci se ci sarà una fine del conflitto, bisognerà capire chi vincerà. Vincerà l'Iran o vincerà Israele? It's a very existential conflict. You know, Iran wants to destroy the state of Israel. Israel wants to survive. È assolutamente una questione, è un conflitto esistenziale, perché l'Iran vuole apertamente distruggere lo Stato di Israele, mentre Israele vuole sopravvivere. So I think the question will be, how far will Israel want to go in this conflict? Is it willing just to destroy Hamas in the Gaza Strip and then do nothing more? Quindi la domanda è, Israele vuole semplicemente eliminare l'azione di Hamas nella striscia di Gaza o vuole andare oltre? But it's also quite possible, Chiara, that the conflict will get much bigger than the Gaza Strip. It could be that Hezbollah becomes involved from Lebanon. Ma potrebbe anche essere che il conflitto si ingrandisca, per esempio, con gli Hezbollah dal Libano, dal nord. And already Hezbollah has been starting to become active. E sappiamo già che Hezbollah ha cominciato ad entrare in azione, l'abbiamo visto con il lancio di missili e missili anticarro che stanno arrivando. Hezbollah has 150,000 rockets aimed at Israel. E Hamas, Hezbollah ha 1500 missili già puntati contro Israele. Don't forget, Iran is preparing nuclear weapons, which it says it will use against Israel. E sappiamo anche che l'Iran sta preparando la bomba nucleare che ha dichiaratamente detto che vorrà utilizzare contro Israele. So there are
possible scenarios where this whole conflict could become much bigger. I don't think Israel wants that at this stage. Quindi c'è la possibilità che questo conflitto acquisisca delle dimensioni di scala maggiore, ma non credo che questa sia la volontà di Israele. At the same time, Israel knows, and it has to destroy Hamas in order to avoid a possible situation like we've had these last few days. Però sappiamo anche che Israele è pienamente consapevole che deve porre fine ad Hamas se non vuole rivedere situazioni oscene che abbiamo visto in questi ultimi giorni. So we're looking at, I think, a very, very horrible, nasty situation where a lot of people are going to lose their lives, and the Gaza Strip will be almost totally destroyed. E quindi stiamo veramente vivendo e assistendo a una situazione terribile e probabilmente la previsione è che la striscia di Gaza sarà quasi del tutto distrutta. And that's the reality that we are probably looking at. I don't know, because we don't know exactly what's going to happen, but it seems that Israel is preparing for a full invasion of the Gaza Strip in the coming days. Noi non sappiamo come la situazione evolverà, ma quello che si prevede è che Israele nei prossimi giorni invada completamente la striscia di Gaza. Maybe maybe there'll be a ceasefire. It's possible that Israel will stop at a certain point. We don't know. But that's not really going to solve the conflict. Allora, può anche essere che nei prossimi giorni si assista ad un cessato il fuoco, noi non sappiamo, però sicuramente un cessato il fuoco non porrà fine al conflitto. That's the best answer I can give, Chiara. Questa è la migliore risposta che posso dare. Andrew, I just want to maybe to finish this this meeting with you, saying that supporting Israel is not equal being against the Palestinian people. Quello che io ci tengo a dire è che sostenere Israele non significa, non equivale ad essere contro il popolo palestinese, anzi. Can you say something about that? Yeah. That's a very important point. You know, let's not forget that in Israel, I think 1/5 of the country are Arabs, not Jews, they're Arabs. So there are many Arabs, we can call them Palestinians, are living in Israel, and they want to be a part of the state of Israel, living with the Jewish people. Quindi io voglio, è importante quello che stiamo dicendo, perché voglio ricordare che circa 1/5 della popolazione che vive in Israele è costituita da popolazione araba e non sono altro che, diciamo, palestinesi, che però vogliono vivere nello Stato di Israele, essere parte dello Stato di Israele. And I think there are many Palestinians outside Israel, in Gaza and the West Bank, who would also like to be living in peace with Israel. E credo anche che ci siano molti palestinesi, sia in Gaza che nella West Bank, che vorrebbero vivere in pace con Israele. And for many, many years, they have lived peacefully together. It's really only been since the Oslo Accords that this increasing hatred and aggression has been increasing. E per molti anni c'è stata questa pace, questa convivenza, diciamo, pacifica, fino agli accordi di Oslo, che ha portato a un incremento del conflitto. So, yes. It's a very sad reality that Israel has enemies who really want to destroy it. It's not about land, it's not about borders, it's not about reaching a compromise. No, they want to kill Jews.
Yeah. Ed è veramente brutto pensare che ci sono dei vicini di Israele che non vogliono, la questione non riguarda la terra, non riguarda i confini, non riguarda tutto questo, ma riguarda proprio l'obiettivo di eliminare gli ebrei. So I think we have to support the right of the Jewish people to defend themselves. At the same time, we are called to look always for possibilities for peaceful resolution, for compromise, and we must reach out to the Palestinian people themselves. Quindi da una parte dobbiamo veramente riconoscere il diritto di Israele di difendersi, di difendere la propria popolazione, però dall'altra anche pensare che ci potrebbe essere la strada magari ad una risoluzione pacifica anche con l'obiettivo proprio di proteggere la popolazione palestinese. And I think many of the Palestinians, they are being misused and abused by Hamas, by the leaders who have this ideology, which is a deeply evil ideology, and until they're freed from it, they're never going to be living in peace. Io credo che un sacco di Hamas sta proprio abusando della sua stessa popolazione e un sacco di persone non godono, cioè sono vittime di questa ideologia di Hamas e sicuramente non potranno mai vivere bene finché Hamas governa quella zona. Yeah. Okay. Andrew, we would like to stay listening to you, talking with you for hours. So, I'm not sure you really would want that. Yes, because you are very, very inspiring, and you also give us a clear perspective of the situation. E gli ho detto, Andrew, vorremmo stare qua ad ascoltarti per ore perché ci dai una prospettiva chiara della situazione. I hope to have another meeting with you when we can say, okay, peace has been done. Yeah. Spero di avere un altro appuntamento con te dove potremo dire è stata fatta la pace. And not seeing what our eyes are watching and what our ears are listening to, because that's our horrible news. Yeah. E senza sentire, vedere quello che noi stiamo vedendo in questi tempi. So, Andrew, thank you. We live in a very broken world, and we long for peace, don't we? We long for the peace which will come, the peace of Jerusalem. But in our human condition, we cannot achieve it until evil is destroyed, until hatred in our hearts, and it's in our own hearts. It's not just others, but we also need to look at ourselves. And I believe even in Israel, I think God is speaking to the people of Israel, to the Jewish people. He wants to bring them also to come into a loving relationship with him. And I think I have to be careful what I say, but this is perhaps teaching them that they cannot just rely on themselves. Mm-hmm. They have to rely on the one who created them and who looks after them. And there are many in Israel who, there are aspects of Israel which are not pleasing to the Lord. They're not pleasing. So these has to change. Mm-hmm. Allora Andrew diceva, viviamo proprio in un mondo
distrutto, in un mondo rovinato, dove se guardiamo bene, finché non viene tolto il male dal mondo non ci sarà mai veramente pace. Andrew diceva in realtà ognuno di noi dovrebbe guardare al proprio cuore vedendo proprio la malvagità che c'è nel proprio cuore. E lui dice, voglio essere attento a quello che dico, ma questo è un tempo anche forse che Dio sta dicendo ad Israele che non può confidare in se stesso, ma ha bisogno di tornare ad una relazione d'amore con il proprio creatore. Okay, thank you, Chiara. I hope it's Thank been you, helpful. Andrew. Okay. Thank you very much. We hope to see you again in another peaceful situation with good news. That will be great. I look forward to it. Okay. Have a wonderful evening. Okay. Thank you. Good evening, Andrew. Okay. Bye. Ciao, Bye. ciao. Bye. 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 Arrivederci. Ciao.